Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale, sostenermi con un bel like e di attivare la campanellina. Bene, cosa è successo? Display rotto. Dobbiamo cambiare telefono. Bene, già ordinato, arrivato Motorola G15, un telefono economico ma con secondo me delle buone prestazioni, è per mia figlia, 8 GB di memoria e 256 GB di memoria interna. Ma il problema principale qual è? Che dobbiamo passare i dati. Dobbiamo passare i dati dal vecchio telefono al nuovo telefono, ma il display è rotto. Funziona qualcosina, ogni tanto va via con le sue e quindi vi porto il caso estremo di come passare i dati nel caso del display rotto. In questo caso mia figlia aveva messo una protezione, una sequenza di segni e quindi quello è molto importante perché se non vi ricordate la password di Google, del vostro account di Gmail, non serve neanche metterla perché ho già la protezione della sequenza. Altrimenti, se non ce l'avete, e forse è meglio perché se avete il display rotto non potete utilizzarla, dovete mettere la password. Quindi dovete sapere il vostro account di Gmail, quello che utilizzavate per Android, dovete sapere la password e poi andarlo a inserire dentro. Adesso cosa facciamo? Andremo a fare tutti i passaggi, spero che arriviamo alla fine con passare tutti i dati e nel frattempo vi spiego tutto quello che dovete fare durante il passaggio. Sarà un caso estremo, te lo ripeto, perché abbiamo il display rotto e a volte non funziona, quindi spero che arriviamo alla fine che abbiamo passato tutti i dati. Eccoci qua, allora abbiamo il nostro telefono con il display rotto, come vedete, e il nuovo telefono, in questo caso il Motorola G15. Adesso andiamo a vedere come fare il passaggio. Allora, accendiamo il nuovo smartphone. Nel frattempo che lo smartphone si accende, procuratevi un cavo USB-C, USB-C, che di solito è dentro la confezione. Quindi andiamo a mettere la lingua in italiano. Allora facciamo italiano, Italia. Iniziamo. Allora, che sia Motorola o altre marche non cambia tantissimo, perché comunque è sempre un sistema operativo Android. E adesso andiamo a vedere come fare il passaggio dati. Speriamo di farcela, visto che il display è rotto e non è funzionante al 100%, vediamo se riusciamo a fare il tutto. Adesso lui mi chiede configura con un altro dispositivo, faccio dispositivo Android, scansiona il codice QR. Adesso vediamo se riusciamo a sbloccarlo. Entrare in... ecco, mi viene già fuori scritto configura nuovo dispositivo, vedete? In questo caso qua siamo fortunati che funziona ancora il display, io faccio configura, continua, attiva, e adesso lui dovrebbe fare una connessione, ha rilevato che c'è un nuovo cellulare e quindi dovrebbe passare il tutto. Vediamo se riesce. C'è scritto l'operazione potrebbe richiedere alcuni istanti. Ok, scansioniamo il codice QR che era venuto fuori prima, ecco già fatto. Continua sul vecchio dispositivo. Adesso io devo praticamente mettere lo stesso simbolo che abbiamo messo qua di sblocco sul nuovo cellulare. Eccoci qua, io ho messo adesso lo sblocco. Adesso dobbiamo collegarlo a una linea wifi. Eccoci qua, si è connesso al wifi. Ok, accetta e continua. Adesso lui sta cercando se ci sono dei aggiornamenti da fare. Adesso lui sta recuperando, come vedete, i dati dell'account. Eccolo qua. Sblocca il dispositivo con l'impronta digitale, beh, configureremo dopo. Facciamo annulla. Adesso l'altro telefono sta un po' impazzendo, comunque facciamo avanti, copia i dati. Bene, adesso mi dice collega i due dispositivi, quindi per quello che vi dicevo prima del cavo USB-C, USB-C, io lo collego qua e poi lo colleghiamo qua. Eccoci qua. Questo, il nuovo sta caricando il vecchio, come vedete, dispositivi connessi.
Ricordatevi sempre di caricare tutti e due i dispositivi prima di iniziare il tutto. Controlla l'altro dispositivo, ok, adesso vediamo se ce lo fa fare, speriamo che tenga botta, copia, ok, la copia è partita in teoria, speriamo non vada fuori, ok, speriamo riesca. Il problema è quando i display partono così, il touch inizia a impazzire e fa quello che vuole lui, ma in teoria dovrebbe andare. Scegli la modalità di copia, fai rapida o personalizzata, noi facciamo rapida, copia, ci vogliono 7 minuti all'incirca, non ci sono tante cose da copiare, a volte ci vuole anche un'ora. Attiva il backup, attiva il backup sì, ok. Avanti, qui scegliamo quello che volete, noi usiamo sempre Chrome di solito, quindi usiamo questo, questo come predefinito, Google, ok, continua la configurazione continua, altro, accetto, qui fate tutto accetto, facciamo salta quello di configurare ok Google, la carta di credito la saltiamo, aggiungi altre app, ok, copia in corso, eccolo qua. Adesso loro due sono connessi dal cavo, che secondo me è sempre la miglior cosa perché è più stabile e abbiamo meno problemi, mentre col wifi può essere che a volte si stacchi, quindi è meglio lasciarli sempre col cavo. Blocco questo qua, in modo che non vada... E adesso dobbiamo lasciarlo qua. Qua stavo dicendo calcolo il tempo rimanente, come vedete, e lo lasciamo qua e loro lavorano. Siamo quasi alla fine. Come vedete c'è scritto 96% e manca ancora un minuto. Allora, il calcolo che viene fatto qui è un po' approssimativo, nel senso che ci diceva 10 minuti, ma sono già passati più di 20 minuti e siamo ancora qua. Adesso siamo al 97% e un minuto. Quello che vi ricordo di fare, attenzione, prima di mettervi a fare il passaggio dati, caricate bene il telefono, non come ho fatto io, che vedete che la batteria è proprio al limite. Speriamo che riesca a passare tutti i dati, poi lo metto subito sotto carica. Adesso siamo al 97%, da sempre un minuto circa, 98, quindi manca pochissimo, speriamo di farcela con la batteria. Nel frattempo che passano i dati, altre cose che vedrete che quando abbiamo finito di fare il passaggio, non verranno passate tutte le password, perché per questioni di sicurezza e per questioni di privacy non vengono passate tipo quelle delle banche, non vengono passate dove ci sono dei soldi, dove ci sono dei pagamenti, e a volte non vengono passate neanche quelle di Facebook e di Instagram. Adesso vediamo per quanto riguarda invece WhatsApp, se viene passato tutto quanto, perché dipende sempre se è stato impostato nel vecchio un backup continuo di WhatsApp, quindi si può mettere ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Speriamo sia stato attivo perché non possiamo più utilizzarlo quello vecchio. Altra cosa, come avete visto, essendo qui impostata una password o una sequenza, non mi ha chiesto la password di Gmail perché è già protetto da questa sequenza che avevamo fatto prima. Ecco, operazione completata. Applicazione degli ultimi ritocchi. Bene. Lui mi dice ancora un minuto. Non dice ancora di staccare i cavi. Bisogna aspettare un attimino. Applicazione degli ultimi ritocchi. Poi lui inizierà a caricare tutte le nostre applicazioni, le foto, i video e tutto quello che va dietro. In teoria dovrebbe fare anche un piccolo riassunto finale. Adesso vediamo come va. Ecco qua, mi dà il riassunto finale, vedete, copia terminata. Mi dice che sono state passate 65 app, messaggi, cronologia chiamate, contatti, foto e video, musica e altro audio, impostazioni del dispositivo. Facciamo fine e adesso lui sta preparando lo smartphone. Quindi adesso possiamo scollegare il cavo e io vado a metterla perché siamo all'1%, quindi vado a metterlo subito in carica, che è molto importante. Eccolo qua. Mettiamolo in carica così siamo sicuri. Adesso qui è un'altra impostazione iniziale da capire, questa qua, vedete che c'è scritto stile di navigazione, pulsanti o gesti. Io metto pulsanti perché escono i 3 pulsanti qui sotto,
in modo che sia molto pratico da usare, perché altrimenti dovete usare le gesture, poi ognuno fa come vuole e si trova meglio. Qui il tema chiaro, scuro, transizione, io lascio chiaro, poi mia figlia si metterà quello che vuole. Controllo i genitori, facciamo salta. Schermata di sblocco farà dopo lei, quello che gli interessa e quello che gli piace di più, e fine. Adesso facciamo fine. E andiamo a vedere quello che sono curioso è di vedere WhatsApp se è passato o no. Opla. Scopri le nuove app, qui se volete vedere le app io faccio di no, perché altrimenti vi carica applicazioni che sono solo pubblicità o giochi, ma uno si scarica quello che vuole dopo. Adesso vedete, è tornata la schermata, quella iniziale, quella che avevamo anche di qua, con lo sblocco. Bene, telefono, adesso sta caricando tutte le app. Se io tiro giù la tendina, vedete installazione delle app. Le sta installando perché sono già passate, ma le sta installando all'interno del cellulare. Molto bene. Quindi questo ha funzionato. Ok. Adesso lo vedete un po' lento, un po' macchinoso perché lui sta installando le app come se fosse appena nato, diciamo così, e quindi deve un attimo entrare dentro. Vedete che le app sono tutte in grigetto, appunto perché le sta caricando. Quindi diciamo che il gioco è finito, adesso da vedere solamente WhatsApp ed il resto, ma qui dobbiamo aspettare un attimo che si installino le applicazioni. Andiamo a togliere la SIM dal vecchio telefono, e dentro viene dato lo spillo apposta per toglierlo, su tutti i telefoni c'è, si mette dentro qui dove c'è la fessura, si preme e si toglie la SIM, eccola qua, e andiamo a inserirla sul nuovo cellulare. Il passaggio dati fatelo sempre con la SIM sul vecchio cellulare, non su quello nuovo. Togliamo qui la nostra cover, eccoci qua. Qui c'è sempre dove mettere dentro lo spillo. Non prendete paura se il cellulare è caldo, è normalissimo. In questo caso abbiamo una doppia SIM più anche la memoria micro SD volendo, ma già 2,56 di memoria, quindi basta e avanza. Eccoci qua, io metto su di nuovo il carica, aspetto a rimettere sulla cover perché abbiamo bisogno di batteria. Bel display comunque. Ok, qua metto lo sblocco che è stato già passato dall'altra parte. Eccoci qua. E dobbiamo aspettare solo che si carichino le applicazioni. Installazione 0 di 52, quindi lasciamolo qua e torniamo dopo. Eccoci qua, quindi siamo alla conclusione del video. Come avete visto è passato tutto, sono passate le applicazioni, sono passate le foto, video, eccetera, quindi bene, ci siamo salvati. Fortunatamente sta passando anche WhatsApp, quindi adesso non vi farò vedere le chat, ma giusto per farvi vedere che sta facendo, e c'è 1 giga e qualcosa di dati da passare, dimensione 1 giga e 100, e l'ultimo backup è stato fatto 2 giorni fa, quindi molto bene. Ricordatevi sempre di attivare il backup automatico di WhatsApp, in modo che i vostri dati, in questo caso, li potete salvare, se avete delle chat importanti. Adesso lo lasciamo lavorare. Io spero che il video sia stato utile, signori, e che vi serva. Molto semplice, avete visto i dati. Abbiamo fatto addirittura con un caso estremo del display rotto, quindi il caso più difficile, e ce l'abbiamo fatta. Basta ricordatevi sempre di scrivere tutte le email, di scrivere tutte le password, eccetera, perché sono molto importanti in questi casi. Signori, se il video vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa nulla, e attivate le tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!